Buongiorno, oggi voglio parlare di affermazioni bibliche che, lette così, prese a parte, fuori da un contesto più generale che coinvolge diversi libri biblici, sembrerebbero addirittura assurde, persino un pochettino ridicole. E quindi adesso soddisfiamo subito la curiosità. Nel libro del Deuteronomio, all'interno di tutta una serie di prescrizioni precise che riguardano un sacco di situazioni diverse, Yahweh dice: non indosserai un tessuto misto fatto di lana e di lino insieme. E mi viene in mente, insomma, la pubblicità, sapete, quella che dice lana fuori e cotone sulla pelle. Beh, insomma, un vero ebreo non la dovrebbe utilizzare perché è contraria al volere del suo Dio, cioè un vero seguace di Yahweh, insomma, perché questa prescrizione non è mai stata cancellata e quindi è tuttora valida, e uno si chiede ma che senso ha, anche perché in realtà la prescrizione di non mescolare questi due tessuti vale in modo specifico per la lana e per il lino, perché poi per quanto riguarda altri indumenti potevano tranquillamente invece mescolare i tessuti, ma questa prescrizione, che così scritta in mezzo a tante altre può sembrare un frutto così di un pensiero peregrino assolutamente inspiegabile, può avere un suo significato preciso, e adesso andiamo a vedere, perché in realtà come vedete ci si muove di centinaia di pagine da un posto all'altro, proprio perché è così che bisogna fare, che è necessario fare per capire la Bibbia e contestualizzare le cose che sono scritte. Questa prescrizione riguarda in modo specifico, in modo speciale, gli indumenti dei sacerdoti, in particolare quei sacerdoti, tipo il sommo sacerdote, che entravano nel tempio tenda di Yahweh. Queste sono date, queste prescrizioni già durante il periodo dell'Esodo, che entravano nel tempio tenda di Yahweh nella parte più interna a svolgere certe funzioni che, data la presenza dell'Arca dell'Alleanza, data la presenza e l'arrivo di Yahweh, potevano essere anche molto pericolose. Adesso ne vediamo un esempio. Tra l'altro questi sacerdoti dovevano essere vestiti in un modo particolare, non sto a leggervi tutto perché sarebbe veramente troppo lungo, ma insomma ci sono diversi abiti che vengono sovrapposti, che sono intessuti anche con fili d'oro che fanno pensare, come dire, una sorta di gabbia di Faraday. Purtroppo nelle Bibbie che abbiamo in casa c'è scritto che questi abiti, insomma certi tipi di tessuti e di lavorazioni erano opera di artista. In realtà nella Bibbia c'è scritto che sono opera di un progettista, e facendo esaminare per esempio il discorso dell'efod, del pettorale, che erano due elementi speciali dell'abbigliamento del sommo sacerdote, dei tecnici dicono che ricordano proprio una sorta di circuiti elettrici. Quindi erano prescrizioni molto precise che non avevano un significato estetico, ma avevano un valore prettamente funzionale. C'era per esempio un mantello che copriva tutto, e qui siamo nel libro dell'Esodo, dove si dice: farai il mantello dell'efod completamente di porpora viola. Nel suo mezzo ci sarà un'apertura per la testa. Intorno all'apertura ci sarà un orlo lavorato in tessitura. Sarà come l'apertura di una corazza che non si lacera. Cioè questo mantello non si doveva assolutamente lacerare. Doveva rimanere intatto perché aveva delle funzioni protettive precise. Farai sul suo lembo, e qui entriamo in un ambito che potrebbe sembrare quantomeno strano, insomma, farai sul suo lembo melagrane di porpora viola, porpora rossa e scarlatto intorno al suo lembo, e in mezzo a esso, all'intorno, campanelli d'oro, un campanello d'oro e una melagrana, un campanello d'oro e una melagrana intorno al lembo del mantello. Aronne, cioè il sommo sacerdote, lo userà nell'officiare, e il suo rumore si sentirà quando entrerà nel santo, cioè nella parte più interna, davanti a Yahweh, e quando ne uscirà. Così non morirà. Abbiamo letto bene e abbiamo sentito bene. Per non morire,
si dovevano sentire questi campanelli suonare. Ora, possiamo pensare che un autore biblico abbia inventato una cosa del genere? Cioè che Dio voleva sentire suonare dei campanellini, altrimenti uccideva il sommo sacerdote? Cos'era che non lo faceva morire? È che questi campanelli segnalavano la sua presenza, segnalavano il fatto che lui si muoveva in ingresso e in uscita, e adesso capiremo che entrare in certi momenti poteva essere estremamente pericoloso. Ora, come suonassero e perché suonassero, sapete, si possono fare tante ipotesi. Ad esempio, potevano rilevare onde elettromagnetiche per cui mettersi a suonare come una sorta di allarme, oppure potevano avvertire che lui stava entrando e che lui era uscito, e che quindi certe operazioni o certi meccanismi all'interno del santo, dove c'era l'arca dell'alleanza, potevano essere attivati senza pericolo per la persona. La cosa che possiamo escludere è che Yahweh volesse sentire dei campanelli suonare, altrimenti uccideva il sommo sacerdote. Cioè questi campanelli avevano una funzione precisa. A proposito della pericolosità di certe azioni, vi leggo una vicenda che ha interessato in modo drammatico i due figli di Aronne. Siamo nel capitolo 10 del libro del Levitico, dove si dice che Nadab e Abiu, figli di Aronne, presero ciascuno un braciere e vi misero il fuoco. Vi posero sopra l'incenso e offrirono al Signore un fuoco non conforme alle prescrizioni del Signore. Ricordo che in ebraico c'è sempre scritto Yahweh. Allora un fuoco uscì dalla presenza del Signore e li divorò, ed essi morirono davanti al Signore. Ora, qui siamo veramente in una situazione molto strana, cioè abbiamo due figli del sommo sacerdote che portano un'offerta a Yahweh. Siccome questa offerta non è conforme, così è scritto, alle richieste di Yahweh, questi muoiono, vengono bruciati. In realtà in ebraico, per quanto riguarda la definizione di questa offerta, si dice che era un'offerta strana, straniera, un'offerta addirittura derivante dalla radice zur, ripugnante, disgustosa. Quindi potremmo pensare che avessero sbagliato miscela, anche perché Yahweh era stato molto preciso nel dare le indicazioni della composizione della miscela che voleva che gli venisse bruciata, aveva dato le percentuali precise, ed è difficile pensare che possano aver sbagliato una cosa del genere. Tant'è che se noi andiamo a leggere la spiegazione che la stessa Bibbia ci dà di questo, ne ricaviamo una impressione diversa. Sempre nel libro del Levitico, al capitolo 16, ci si rifà a quell'evento e si dice: il Signore parlò a Mosè dopo che i due figli di Aronne erano morti mentre presentavano la loro offerta davanti al Signore. Il Signore disse a Mosè: parla ad Aronne, tuo fratello, e digli di non entrare in qualsiasi momento nel santuario, cioè nella parte più interna del Tempio, oltre il velo, davanti al propiziatorio che sta sull'arca, altrimenti potrebbe morire quando io mi manifesterò nella nuvola sul propiziatorio. Ecco come Aronne dovrà entrare nel santuario. Prenderà un giovenco per il sacrificio espiatorio, un ariete per l'olocausto, vestirà una tunica sacra di lino e indosserà i calzoni di lino, si cingerà una cintura di lino e si avvolgerà un turbante di lino. Sono queste le vesti sacre che indosserà dopo essersi lavato con acqua. Quindi qui Yahweh gli dice una cosa chiara. Dice: Aronne non può entrare quando vuole, né lui né i suoi figli, ma due dei suoi figli erano già morti proprio perché probabilmente erano entrati in un momento in cui non dovevano essere lì. Quindi essere lì dentro significava trovarsi in un posto pericoloso. E Yahweh lo dice chiaramente, e poi dice appunto che doveva vestirsi di lino, cioè avere il lino sulla pelle. Questa cosa qui, andiamo avanti di centinaia di pagine nella Bibbia, andiamo nel libro di Ezechiele,
viene ripetuta con una aggiunta particolare. Dice: nell'accedere alle porte del cortile interno del Tempio, i sacerdoti indosseranno vesti di lino. Non porteranno alcun indumento di lana quando andranno ad officiare alle porte del cortile interno e dentro il santuario. Sul loro capo ci sarà un turbante di lino e calzoni di lino attorno ai fianchi. Non si cingeranno di indumenti che provocano sudore, cioè sulla pelle non ci doveva essere umidità. Quando però usciranno nel cortile esterno, fra il popolo, si toglieranno le vesti con cui hanno officiato, le deporranno nelle stanze sante, e già più volte ho spiegato cosa significa santo, sacro in ebraico. Non c'è nulla di spirituale, significa semplicemente dedicato ad una funzione speciale, e si metteranno altri vestiti per non rendere consacrato il popolo con le loro vesti. Questi abiti, evidentemente, durante quelle funzioni che si svolgevano nella parte più interna del Tempio, si caricavano in un modo speciale, e quando uscivano loro si dovevano spogliare e li dovevano lasciare all'interno, perché avrebbero potuto trasferire sul popolo evidentemente un qualcosa, non so dirvi cosa purtroppo, un qualcosa di cui si erano caricati durante la funzione. Ma tornando all'affermazione principale, perché era vietato intessere assieme lino e lana? Ora, se voi andate anche in rete, trovate tutta una serie di proprietà del lino, che non sono soltanto estetiche, anzi, in quel caso non erano assolutamente estetiche, perché erano indossate sulla pelle e coperte da tutto il resto. Quindi di sicuro non avevano alcuna valenza estetica, ma dovevano avere una funzione ben precisa, ed è una funzione che possiamo legittimamente supporre legata a delle caratteristiche specifiche del lino. Le trovate anche nelle descrizioni delle aziende che fanno dei tessuti isolanti. Le proprietà del lino sono molteplici: isolante termico, acustico, buona diffusione al gas e al vapore, cioè è traspirante, ha un buon assorbimento di umidità, bassa carica elettrostatica, non conduce la corrente particolarmente per quanto riguarda i campi elettromagnetici alternati. Parlando di isolanti, come per esempio anche delle vere e proprie tappezzerie isolanti, il principio su cui si basa è l'elevato potere isolante, e si ottiene interponendo film di alluminio con fibre naturali di lino. I tessuti fatti di questa fibra sono igienici, igroscopici, regolano lo scambio termico, riducono la sudorazione e dunque l'umidità della pelle, riflettono i raggi ultravioletti, non accumulano elettricità statica e quindi riducono gli effetti dei campi di quel tipo di corrente, proteggono dalle radiazioni ionizzanti e dall'inquinamento elettromagnetico. Che cosa avveniva dentro il Tempio? Purtroppo non ve lo so dire con particolare. Certo è che dentro il Tempio c'era quell'arca, la famosa arca dell'alleanza, che era sicuramente uno strumento che serviva a generare e ad accumulare energia, e quindi chi la manovrava doveva essere vestito in un certo modo. Ora, il lino ha tutte queste proprietà. Sapete qual è la curiosità? Che se viene intessuto con la lana le perde. Cioè il lino funziona bene se è da solo, se è intessuto con la lana non ha più queste proprietà. Ed ecco allora che questo ordine qui, non farete tessuto di lana e di lino messi assieme, rivolto in modo specifico ai sacerdoti, ha un significato funzionale estremamente preciso, e questo ci dà l'idea di quante cose conoscesse colui che ha dato questi ordini e che diceva come voleva che fossero vestiti i sacerdoti, quei pochissimi che erano autorizzati e abilitati ad andare all'interno del Tempio a svolgere certe funzioni talmente pericolose che la loro vita
e, se volete, la loro vitalità, cioè il loro movimento, doveva addirittura essere segnalato da dei campanellini che suonavano e che documentavano il fatto che il sacerdote si stesse muovendo. Quindi, a partire dal discorso del non mettere assieme lana e lino, perché il lino aveva una funzione protettiva specifica per i sacerdoti e, ripeto, non estetica, perché era messo sulla pelle, li copriva completamente, quindi nessuno vedeva quel lino, quindi non c'era nulla di bello da vedere. Quindi, a partire da questo ordine, da questa indicazione di non mettere assieme lana e lino, perché altrimenti il lino avrebbe perso le sue capacità. Allora questo ci dice ancora una volta quanto fossero informati gli autori biblici, conoscevano addirittura certe funzioni specifiche di quel tessuto, stavano attenti a non far perdere quelle funzioni lì, perché erano importanti per la salvaguardia della vita del sacerdote che entrava all'interno del Tempio. Quindi ancora una volta questo ci documenta, attraverso degli elementi che possono apparire banali, quasi addirittura ridicoli, quanto in realtà la Bibbia ci racconti in sostanza delle storie vere, ci fornisca in sostanza delle informazioni vere. Ciao, grazie e alla prossima.